Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, e nel video di oggi vedremo come realizzare una pochette di questo tipo applicando delle piume o delle passamanerie. Questa l'ho fatta con punto spiga tutta intera, poi ho applicato le piume e ho fatto anche il risvolto per coprire poi l'inizio delle piume. Catenella secondo me è molto carina, pensando poi anche all'estate, capiente ma non grandissima, e soprattutto anche di diversi colori, perché no. E intanto vediamo l'occorrente. Ripeterò la borsa ma con il colore argento, un cordino tie dello spessore di 0,3 mm, poi voi potete usare un vostro cordino, non vi preoccupate. E poi una catena, ci servirà un bottone magnetico per chiudere la nostra borsa, le piume, oppure come vi dicevo una passamaneria con delle frange o altre cose, vedete voi. Io ho trovato questo 1 metro di piume, che poi ne servirà meno perché la borsa comunque piccolina, arriverà sui 24 centimetri. Logico, dobbiamo girare tutto intorno. Per andare a coprire ho preso anche una passamaneria di questo tipo, mentre qua vi faccio vedere, mi sono alzata con la lavorazione e poi ho ripiegato all'esterno come se fosse un orlo e sono andata a coprire la parte superiore delle piume. Quindi decidete voi, potete anche farla così senza comprare la passamaneria, che non è necessario. Il tutto con l'uncinetto del numero 3. È un cordino questo che si può lavorare anche col 3,5 e anche con il 4, dipende dalla vostra mano, però io preferisco un uncinetto più piccolo, visto che non andrò a foderare la borsa, per cui vorrei che mantenesse la forma. Detto questo, vi lascio il tutorial. Iniziamo dal fondo e andiamo a fare 34 catenelle. 1 2 3 4. Se volete anche la misura in centimetri, perché utilizzate un altro cordino, io voglio fare un fondo di 22 centimetri, quindi 34 catenelle corrispondono a 22 centimetri. Inizio, entro nella seconda catenella e vado a lavorare a maglia bassa. Quindi ogni catenella una maglia bassa. Questo è il fondo più semplice che ci sia, Poi potete partire anche con un fondo ovale. Però questo è semplicissimo, soprattutto anche veloce, non dobbiamo contare niente, per cui parto così. Continuo a maglia bassa e arrivo in fondo alla riga. Arrivati in fondo,
catenella, volto il lavoro e ricomincio la mia maglia bassa. Quindi andrò a fare giri di andata e di ritorno sempre a maglia bassa. Intanto ho fatto qualche giro e continuo a lavorare fino ad avere l'altezza desiderata. Ho fatto intanto 11 giri ed ho 6 centimetri e mezzo di altezza per 22 di lunghezza, quindi completo il mio giro, che mi manca un punto, e andiamo a fare un giro di contorno. Quindi ultimo punto, inizio a girare, per cui nello stesso punto vado a fare un altro punto e un altro, e ne ho fatti 3. Questo è il nostro aumento e ci serve per girare. Metto un marcapunti perché completo tutto il giro e so che devo terminare qui mi si completa il mio giro, quindi lo segno. Adesso per ogni giro che abbiamo fatto vado a fare una maglia bassa. Vado nell'ultimo punto e ripeto le mie 3 maglie, una fatta, 2, 3, e riprendo il mio giro a maglia bassa. Qua avevamo le catenelle, vedete come gira bene, quindi continuo.
intanto nascondo anche questa codina di inizio lavoro e continuo a lavorare a maglia bassa. Arrivo fino in fondo, nell'angolo 3 maglie basse, 3 maglie basse e ritorno al mio marcapunto, così completo tutto il mio giro. Completato il giro, non chiudo più il giro perché non voglio vedere quella riga che si forma quando andiamo a chiudere tutti i giri, anche se ho le piume perché poi coprirà la borsa, però non si sa mai, sempre meglio, magari un giorno mi stanco, tolgo le piume, non voglio vedere la riga di chiusura, per cui completato il giro adesso iniziamo un giro di maglia bassa in costa retro, solo questo giro, per cui invece di andare a chiudere qua il giro direttamente salgo sopra e vado a fare la mia maglia bassa. Non aumentiamo più negli angoli, vado comunque a segnare il punto di partenza perché dobbiamo sapere quando arriveremo alla fine della borsa che lì si completa il nostro giro, altrimenti ci verrà una borsa da una parte più alta, da una parte più bassa, perché poi non ci ricordiamo più. Quindi proseguo il mio giro a maglia bassa in costa retro senza aumenti. Vi faccio vedere. Qui abbiamo la catenella, entro da sopra e sbucco nella solina esterna, quella dietro. E continuo, faccio tutto il giro così in costa retro. Ho completato il giro a maglia bassa in costa retro, adesso inizio il punto canestro che faremo fino alla fine della borsa per ottenere la nostra altezza. Vedete che già inizia a girare con un primo giro. Sono arrivata al marcapunti, non chiudo e inizio il punto canestro in questo modo. Per fare la maglia bassa dovrei entrare nel primo punto disponibile, in realtà inizio sotto, prendo il filo e chiudo. Prossimo punto normale a maglia bassa presa da sopra, il successivo puntate sempre l'uncinetto, dovrei andare qui dove ho il foro, qui l'ho fatto, quindi dovrei andare qui, non vado qui, vado sotto. È solo questo primo giro che fa confusione, perché poi avrete tutti i punti segnati, non vi preoccupate. Maglia successiva la prendo normale, maglia bassa presa da sopra, guardate sempre il punto dove dovete andare, in avanti dovrei andare qui, vado sotto, quindi una sì, una no. Vado in quello successivo,
ho fatto la maglia bassa normale, punto successivo il foro è qui, vado sotto, punto successivo, entro da sopra, maglia bassa, punto successivo, vado sotto, punto successivo, maglia bassa normale, il successivo, vado sotto, punto dopo normale, allargate e guardate dove avete il foro, qui, vado sotto, punto seguente, maglia bassa normale, punto successivo, vado sotto, punto seguente normale, la prendo dall'alto, punto seguente, non vi sbagliate, se il foro è qui non andiamo qua a prendere la maglia allungata, se il foro è qui andiamo nel primo punto dopo, allungata, maglia bassa normale, allungata, maglia bassa normale, allungata, e così per tutto il giro. Secondo giro abbiamo già tutti i punti evidenziati, quindi tolgo il marker, io sono arrivata con un punto allungato, non chiudo il giro, quindi entro, devo fare la mia maglia bassa normale, vado nell'altro punto e faccio l'allungata dove prima abbiamo fatto la maglia bassa normale, adesso invertiamo, facciamo l'allungata, quindi maglia bassa, maglia allungata, maglia bassa, sopra la maglia bassa di prima, maglia allungata, una sì e una no. Vedete come iniziamo a salire? Maglia bassa normale, maglia allungata,
dove trovo la maglia bassa normale faccio sempre l'allungata, punto successivo maglia bassa normale. Provo a fare questa borsa con il punto canestro perché è un punto che viene spesso bello sostenuto e quindi dovrebbe dare forma alla mia borsa. Intanto io faccio un po' di giri. Vedete come questo punto canestro ci fa ottenere una lavorazione spessa e che mantiene bene la forma. L'unica cosa che ho notato è il fondo a maglia bassa che un pochino rimane molto morbido rispetto a questo tipo di lavorazione. Un trucchetto che possiamo utilizzare è questo, visto che non vogliamo mettere la rete e non vogliamo foderare, catenella sull'uncinetto, è di rinforzare il fondo. Oltretutto viene anche molto più carino. Vedete tutti questi forellini che abbiamo, entriamo. Logicamente se decidete di farlo lo potete fare anche prima di avere questa altezza. Adesso a me è venuto in mente in questo momento, visto che poi quando andremo a mettere le cose un pochino qua è logico che si rilassa un pochino, si potrebbe allungare e sarebbe un peccato visto che tutto il contorno invece è bello sostenuto. Per cui catenella sull'uncinetto, mi passo dentro, la prendo nell'angolo da sopra, tengo il filo da sotto e entro nel foro, prendo un filo sotto e chiudo. Vado avanti foro per foro, prendo il filo e chiudo. Vedete com'è semplice? E così stiamo un po' raddoppiando anche la lavorazione facendo queste catenelle. Proseguo foro per foro in mezzo alle maglie basse, e continuo a fare tutto il giro e ritorno al punto di partenza. Ho completato tutto il giro, adesso ci troviamo qui. Potete anche fare un paio di giri e poi fermarvi, oppure andarlo anche a rivestire tutto, che è quello che ho intenzione di fare io.
per cui qui è dove abbiamo fatto la prima, vado nella riga a fianco e proseguo. Cercare di farvi vedere bene. Ma non so come mettermi. Allora. E proseguo. I forellini si vedono tra maglia e maglia, e vedete poi come vi viene, in pratica come se fosse tutta una maglia rasata. Quindi continuo a fare i giri in questo modo fino ad arrivare al centro. Sono all'ultima riga, la riga centrale. Io l'ho rivestito tutto. E vi assicuro che è come aver messo la rete più la fodera. Oltretutto viene anche ben rifinito, a me non dispiace lavorato così, mi piace molto di più della maglia bassa. Così stiamo anche tranquille quando andiamo a mettere le nostre cose dentro la pochette, sicuramente non si allunga perché il fondo non è più elastico in questo modo. Ed ecco qua, arrivata in fondo, tiro giù la catenella e chiudo sul rovescio, lo andiamo a fermare. Guardate un po', mi dispiace che non riesco a farvelo sentire, ma è veramente rigido ed è oltretutto anche ben rifinito. Quindi ricomincio a lavorare sulla mia altezza con il punto canestro una maglia bassa e una maglia bassa presa nel giro sotto.
Ho lavorato a punto canestro per 14 centimetri. A questo punto interrompo e inizio a fare la fascia dove andremo ad applicare le piume, e in più dobbiamo stringere qui il bordo, per cui ho completato il giro dove avevamo messo il marcapunti e inizio con la maglia bassissima e procedo con un primo giro in questo modo. Punto per punto vado a fare un primo giro di maglia bassissima. Completo il giro, secondo giro di maglia bassissima che andremo a prendere dentro la nostra maglia bassissima del primo giro. Come se fosse in costa retro. In realtà diversamente non potremo prenderla, quindi solo così. Entriamo dentro la nostra catenella del punto bassissimo e andiamo a fare un secondo giro. E lavoreremo così per alcuni giri. Ho fatto 8 giri a maglia bassissima per un'altezza di 3 centimetri e dovrebbe bastare. Abbiamo ristretto tutta l'altezza della nostra borsa e in più abbiamo creato questa fascia dove andare ad applicare le nostre piume o passamanerie. Quindi chiudo e vado a fermare il filo, lo fermo con l'ago e vado a fermare sul rovescio.
se hai formato un nodo. Continuo a fermare il filo. A questo punto andiamo a dividere la borsa a metà, la schiacciate, trovate proprio sui laterali il centro e andiamo ad applicare il nostro bottone automatico. E vanno bene quelli anche che avete da cucire con le alette. Io ho questo qui che ha le stanghettine, quindi ma non va bene lo stesso, perché tanto qua andrò ad applicare le mie piume, quindi non si vedrà più niente. Uno l'ho applicato, quindi posiziono anche l'altra parte, così mi è più facile trovare il centro, e faccio passare le alette. Sono sbucate, metto il dischetto, io ne metto uno solo centrale, poi vedete voi, dipende dalla misura che avete ottenuto, se avete magari aumentato rispetto a me, e vado a bloccare girando le alette. Ecco qua, e così questo è a posto. Inizio a questo punto a posizionare le mie piume, o se avete delle passamanerie è uguale. Non vado a metterlo proprio così largo, ma cerco anche di fargli, visto che io ho 1 metro, anche un po' di piegoline, perché qui abbiamo nel corpo una borsa più grande e qui abbiamo un bordo invece molto stretto, per cui poi dopo potrebbero tirare, per cui vado a fare qualche impiega in qua e là, bloccando con gli spilli. Metto tutto intorno alla fascia, e appoggio lo spillo. Qui sotto ho il bottone, fermerò bene col lago, passo un po' più avanti, e continuo intanto a bloccare. A questo punto taglio l'eccedenza e con ago e filo, io in questo caso l'ho preso trasparente perché non ce l'ho di colore uguale, però poi se voi l'avete anche dello stesso colore va benissimo. Inizio a
dare dei punti lunghi su tutta la parte superiore e quindi bloccare le mie piume. Vanno bene anche dei punti lunghi, anche perché poi dopo andiamo a ricoprire tutto. Quindi prendo un po' di lavorazione all'uncinetto e mi infilo in questo nastro di raso delle piume. Non lo vedo neanche questo filo trasparente. Più che altro poi qui sotto potete usare il colore che volete, tanto andiamo a coprire. E procedo così per tutto il bordo. A questo punto dobbiamo andare a coprire tutto questo nastro di raso e possiamo fare in questo modo. Io ho preso una passamaneria, quindi continuerò a cucire, lo trovate in tinta, per cui andrò a cucire sopra e così vado a coprire tutto. Come ho fatto però in quest'altra borsa, mi sono alzata con il punto bassissimo, magari preso sul rovescio questa volta, così avete il diritto quando lo rovesciate, poi l'ho ribaltato come se fosse un orlo e sono andata a coprire tutta la parte del nastro di raso, vedete? Quindi potete fare anche in questo modo. In questa oro non ho trovato una passamaneria che mi piaceva, e mentre qui è proprio dello stesso colore anche delle piume, per cui procedo in questo modo. Sempre parto dal laterale, mi aiuto con gli spilli lascio proprio un punto, proprio l'ultima catenella libera, punto tutto e poi vado a cucire sempre col mio filo trasparente. Mettiamo una catena e il gioco è fatto. Guardate che carina, soprattutto come avete visto è un progetto semplice, non c'è stato bisogno di foderare né di indurire con la rete se utilizzate questo sistema per il fondo. Vi do anche le misure. La borsa è larga 24 cm ed è alta 17,5.
contenuta ma capiente per le nostre serate estive. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, se sì lasciatemelo nei commenti, pollice in su, e io vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.